amici e amiche del segno dei pesci, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 17 febbraio, dove troveremo la luna nuova in Acquario. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire, andiamo ad accendere la luce della nostra luna e poi prima di ascoltare gli oracoli andiamo a vedere dal punto di vista astrologico cosa ci porterà questa luna nuova in Acquario. Questo periodo sentiremo maggior fiducia, ottimismo, un senso di libertà e indipendenza, maggiore ispirazione e entusiasmo da utilizzare anche per i progetti più ambiziosi. Direi che si può pianificare, programmare qualcosa di importante, quindi anche nuove idee e progetti da realizzare successivamente. Ottimo momento anche per cercare di allontanare negatività, situazioni troppo complessi, relazioni difficili, pregiudizi, critiche, eccetera. Buon momento anche per conoscenze interessanti, stimolanti, incontri e dichiarazioni. Di contro dobbiamo fare attenzione che alcune emozioni saranno troppo forti e c'è anche una forte sensibilità, quindi possiamo sprecare energie in cose inutili, rischiare di esplodere nella rabbia, nell'irritazione e alcune aspettative potrebbero non essere soddisfatte. Quindi abbiamo visto dal punto di vista astrologico, adesso vediamo proprio con gli oracoli e partire con vedere intorno al 2 febbraio il vostro punto di inizio e quindi magari capire che con la luna dell'unicorno in realtà potrebbe essere un buon momento per voi, perché vuol dire che entra e magari forse sarà anche dominante in questo periodo, ma questo lo vedremo nel percorso di tutta la lettura, entra maggior fiducia, speranza, più calma, più armonia, anche quando si riesce a credere davvero nella realizzazione o davvero in quello che si sta vivendo. Spesso magari quando c'è un momento di serenità facciamo fatica a crederci, come se stiamo lì ad aspettarci che possa succedere qualcosa da un momento all'altro e invece insomma questa carta ci sta dicendo che entriamo in questo periodo dove possiamo utilizzare anche al meglio il nostro potere, le nostre capacità. L'importante è accogliere armonia avendo anche un tipo di approccio abbastanza delicato, dolce, sapere che tutto è possibile e sapere anche che se non riusciamo ancora a realizzare qualcosa o c'è ancora un po' di insoddisfazione, vedete che pian pianino ci si avvicinerà all'obiettivo, seppur lentamente, ma vuol dire che alcune cose hanno bisogno di tempo per realizzarsi. Questa carta suggerisce anche la possibilità di utilizzare la meditazione, magari anche dei cristalli che possono aiutarvi. L'altra carta è la stella della fortuna, quindi già fa intuire che cosa vuole dirvi. Parla di desideri da esprimere, parla di un colpo di fortuna o comunque una svolta positiva in alcuni eventi. Possiamo seguire la luce del nostro cuore che in qualche modo ci farà da guida. L'importante è essere consapevoli, come abbiamo visto, di attirare fortuna. C'era il suggerimento dall'altra carta di utilizzare meditazione, forse per aver maggior equilibrio e serenità e quindi credere nella propria pace raggiunta o qualcosa di importante anche da realizzare successivamente e in più questa ci dice di utilizzare degli amuleti o comunque seguire dei suggerimenti, delle indicazioni, dei segnali intorno a voi. L'altro messaggio arriva dal figlio delle stelle,
Anche questa è bellissima come carta, proprio perché, ci parla di essere protetti. Quindi abbiamo visto varie indicazioni e in più abbiamo, un potere superiore che in qualche modo ci sostiene e ci protegge. Può essere qualcuno da lassù, può essere un angelo, quindi un defunto o uno spirito che in qualche modo è con noi, ci osserva, è vero sì, ci protegge soprattutto, nei momenti più difficili, ma ci infonde, quel coraggio, quella fiducia, di andare avanti, diciamo, di procedere e di credere in noi stessi e nelle nostre idee. Vediamo adesso i prossimi suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Già stiamo vedendo una parte della lettura che è molto, molto interessante. È molto interessante questo periodo, può essere sfruttato, come abbiamo visto, per, riuscire a credere in ciò che abbiamo ottenuto, quindi a cogliere armonia, anche soddisfazione o metterci comunque nelle condizioni di procedere, di andare avanti, nuovi progetti, nuove ispirazioni o qualcosa che abbiamo dovuto mettere da parte e allora quindi abbiamo bisogno di riprenderli. E in questo caso Pachamama, molto interessante come carta perché parla di energia che nutre e rigenera. Bello l'accostamento perché sembra quasi guardare, questa persona che tiene la stella, in mano. E quindi, direi che il suo significato è molto positivo, io direi molto costruttivo perché, ci porta prosperità, abbondanza, sia da un lato di proteggere ciò che abbiamo e quindi riconoscenza, dall'altro lato, se ci sono delle paure, dei limiti, e dei condizionamenti, allora qui abbiamo la possibilità di trasformarli per aprirci a nuove possibilità o almeno di star meglio, soprattutto con noi stessi, poi anche con gli altri. Il tuono è una specie di richiamo molto forte, il tuono sappiamo benissimo, anzi ci fa spaventare in realtà. Invece qui il suo significato, parla proprio di richiamo, nel senso di connessione alla nostra energia vitale e quindi di visualizzare le nostre possibilità. Abbiamo l'intelligenza, l'arguzia, di, capire cosa merita la nostra attenzione, di riflettere attentamente sulle scelte e quindi di prepararsi, di fare le cose molto più semplici di quelle che sono, perché ci invita a semplificarci la vita, di separare l'utile dall'inutile, di cogliere le opportunità, diciamo quelle giuste e adatte a noi, soprattutto poi anche di non ripetere degli scenari, emotivi che ormai sono già superati e magari voi pesci, tendete un po' purtroppo a ripetere, diciamo, queste cose, sia per essere ben sicuri, sia perché effettivamente è anche parte di voi. Non è una cosa negativa, diventa un po', pesante e ridondante quando si continua a ripetere invece un qualcosa che non fa stare bene assolutamente. Quindi qui si entra in un nuovo passaggio per voi. E troviamo infine il messaggio per chiudere il nostro cerchio, il custode della terra. Molto interessante come messaggio perché appunto parla di custodire, di prendersi cura non solo della terra effettivamente e degli esseri viventi, però anche di noi stessi e delle cose più importanti. Come farlo? Con il co-creare, cioè impegnarsi, partecipare attivamente alla costruzione di un qualcosa, sapere che le nostre azioni lasceranno tracce e lasciano tracce, quindi
abbiamo un forte impatto, non solo sul nostro prossimo futuro, però anche, verso diciamo gli altri, nei confronti degli altri e di quello che si sta facendo in senso generico. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!